Se vi siete mai collegati ad una rete wifi pubblica, sappiate che siete stati a tanto così dall'essere hackerati oppure infettati da un virus. E no, purtroppo non sto affatto scherzando. Che ne siate consapevoli o meno, e lo sarete al termine di questo video, collegarsi a quelle reti wifi libere e pubbliche che puntualmente troviamo nei centri commerciali, grandi magazzini, aeroporto, stazione, negozi, fast food e simili per svolgere davvero qualsiasi tipo di attività online, fosse anche soltanto scorrere qualche reel su TikTok o mandare messaggini al vostro crush di turno, potrebbe rivelarsi un errore madornale. Questo perché le reti wifi pubbliche sono estremamente vulnerabili e pertanto papabili di subire qualsiasi tipo di attacco da parte di malintenzionati cibernetici. Ma quali sono i rischi dei quali vi ho parlato all'inizio? Sono davvero così preoccupanti? E soprattutto, nel caso, come fare per tutelarsi? Ne parliamo nei prossimi minuti qui su IT Support. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. E altrettanto non dimenticatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Anzitutto una doverosa premessa, anche se forse superflua, ma nel dubbio meglio non rischiare, ovvero di che cosa stiamo parlando. Le reti wifi pubbliche e gratuite se le trovano tranquillamente, come dicevo prima, negli aeroporti, nelle stazioni, centri commerciali, centri città, parchi di divertimento e simili, e permettono l'accesso a praticamente chiunque voglia senza la necessità di dover andare ad inserire una password, in quanto vengono utilizzati metodi di identificazione differenti, ad esempio nel caso della pubblica amministrazione il codice fiscale, mentre invece come nel caso di una famosissima catena di fast food che si trova praticamente in tutto il mondo, viene richiesto di iscriversi ad un'applicazione o eventualmente ad un sito web. In tutti questi casi si tratta sempre di reti wifi pubbliche e gratuite e libere, quindi, per dirlo in senso generico, le quali però presentano sempre innumerevoli rischi per l'utente finale, per noi che ne andiamo a fruire, ovvero non sappiamo quanti altri utenti siano connessi nel nostro stesso momento, che cosa stiano facendo e soprattutto come questa rete è configurata dal punto di vista della sicurezza. Questo perché, escludendo i proverbiali furboni che si mettono a guardare carnaccio e a scaricare le peggio porcate indiscriminatamente, principalmente le possibili minacce nelle quali si può incorrere vengono portate avanti da professionisti malintenzionati pienamente consapevoli di ciò che stanno facendo e dove vogliono andare a parare. E ve lo anticipo, ma ne parleremo tra pochi minuti, se qualcuno di molto bravo vi mette gli occhi addosso, mettetevi il cuore in pace, perché a meno che non siate voi più bravi di lui difficilmente riuscirete a scampargli. Ma non voglio anticiparvi ancora tutto quanto, ne parleremo, ribadisco, nei prossimi minuti. Adesso voglio andare ad illustrarvi quelli che sono all'atto pratico i principali attacchi che si possono subire dal momento che ci si collega ad una rete wifi pubblica e gratuita. Anzitutto lo spoofing, una tra le truffe informatiche più classiche che sfrutta la notorietà di reti wifi pubbliche per intercettare il traffico di utenti inconsapevoli, mediante l'uso sia di dispositivi specifici come ad esempio il wifi Pineapple, del quale parleremo però in uno dei prossimi video, come anche di un banalissimo computer, un laptop dotato di software ad hoc. È possibile creare una rete wifi gratuita ad accesso libero e aspettare che qualcuno ci caschi, un po' come la tela di un ragno. Di per sé il suo funzionamento è semplicissimo. Il pirata informatico crea, come dicevo, una rete wifi ad accesso libero e gratuito sfruttando il nome di un qualcosa di celebre, come ad esempio una catena di negozi, di fast food e simili, nelle vicinanze di un luogo molto affollato, e aspetta banalmente che qualcuno ci si colleghi. A quel punto tutti i dati di coloro che sono caduti nella trappola potranno essere monitorati e copiati con estrema facilità, e sarà altrettanto possibile scoprire quali siti visitano e determinare quindi anche le loro abitudini online. A tal proposito mi viene in mente, ma forse non sono nemmeno l'unico, una delle serie di Netflix degli ultimi anni che si intitola Come vendere droga online in fretta, all'interno della quale tra i tantissimi maghi del computer ivi presenti figura anche Kira, una ragazza che alla sua prima apparizione sfrutta proprio un sistema di spoofing per truffare il cliente di un hotel.
A seguire, anche se per certi versi ricorda lo spoofing, lo sniffing, letteralmente odorare, avviene per mezzo di un dispositivo connesso ad una rete Wi-Fi già esistente. Nella fattispecie, in questo caso, il malintenzionato non va a creare alcuna rete fasulla, ma si connette per l'appunto ad una già esistente, rimanendo però in silenzioso ascolto di ciò che avviene al suo interno. A seguito di cui, mediante una serie di software ovviamente ad hoc e destinati a questo tipo di operazione, potrà monitorare e tracciare tutti i siti ai quali voi e tutti gli altri utenti collegati alla medesima rete andrete a visitare e soprattutto, anzi principalmente perché è poi il punto più grave, più rischioso, a seguito di una serie di complesse e anche abbastanza lunghe analisi sarà anche in grado di recuperare le credenziali di accesso ai vari siti che avrete visitato, quindi come ad esempio la banca online, gli e-commerce, i social network e via discorrendo. Segue lo snooping, e no, non sto scherzando, si chiamano veramente sniffing, spoofing e snooping, che però in questo caso significa letteralmente ficcanasare, curiosare, e questo genere di attacco viene portato a termine dopo che è stato eseguito con successo uno spoofing, andando ad installare, ovviamente di nascosto, determinati software di controllo all'interno del dispositivo bersaglio. Ad esempio mi viene in mente, non so, un keylogger in grado di registrare tutto ciò che viene battuto sulla tastiera e quindi anche ovviamente le vostre password, piuttosto che deviare altrove la connessione ad un determinato sito web, cosiddetto attacco man in the middle, tramite cui appunto è possibile deviare il vostro tentativo di connessione verso, che so, la banca online, verso un altro sito ovviamente malevolo. Oppure ancora un classico, come si vede spesso e volentieri nei film, avviare arbitrariamente registrazioni audio e video sfruttando bug noti del sistema operativo oppure di alcuni programmi. Segue un altro classico del cinema di spionaggio che però in questo caso è assolutamente vero, e sto parlando della geolocalizzazione. All'interno di una rete Wi-Fi libera, in realtà poi all'interno di una qualsiasi rete Wi-Fi, è possibile, mediante software in questo caso anche gratuiti e facilissimi da utilizzare, tracciare gli spostamenti dei dispositivi collegati ad essa entro una determinata area geografica, ovvero all'interno appunto dell'area che viene coperto dal segnale Wi-Fi in essere, di modo da riuscire a tracciare quindi anche gli spostamenti dei loro proprietari. Se a ciò poi aggiungiamo la possibilità assolutamente realistica, tramite altri software ovviamente, di poter ottenere determinati dati identificativi dai vari smartphone, computer, tablet, laptop e via simili, è anche possibile riuscire a identificare specificatamente chi è il loro proprietario. Questi che vi ho appena illustrato sono fra i principali rischi nei quali si può incorrere facendo uso di reti Wi-Fi pubbliche e gratuite. Ovviamente ce ne sarebbero anche tante altre, ma diciamo forse un pochino meno preoccupanti, e comunque credo che abbiate compreso il concetto di fondo, ovvero non collegarsi mai ad alcuna di esse a meno che non sia una questione di vita o di morte, e nel caso incrociate tutte le dita, pure quelle dei piedi. Scherzi a parte, questo è un mio personalissimo consiglio che voi siete liberi di seguire come anche no, perché ovviamente non è che all'interno di tutte le reti Wi-Fi libere c'è un hacker pronto a farvi il c***o a tarallo, ma è un'opzione possibile e tra l'altro anche con un'incidenza più alta di quella che potete immaginarvi. E dire cose come "tanto a me non succederà" oppure "io non sono nessuno e non ho niente da nascondere per cui non mi si filerà mai nessuno" è come credere che il vostro cane non vi piscerà mai in casa semplicemente perché voi non gliela fate nella cuccia. Anyway, come fare per difenderci? Partiamo dal presupposto che, come vi ho accennato prima, qualora veniste presi di mira da uno bravo, e ce ne sono, a meno di non essere a vostra volta più bravi di lui, difficilmente riuscirete ad uscirne indenni. Pertanto l'unico modo per dirsi al 100% inattaccabili sarebbe quella di buttare nel pattume effettivamente tutti i vostri dispositivi elettronici e di tirare fuori dal cassetto i classici vecchi penna e calamaio. Ma dal momento che noi non abbiamo alcuna intenzione di prostrarci al volere di questa gentaglia, vediamo ora cos'è possibile fare quantomeno per ridurre al minimo i rischi quando si ha a che fare con una rete Wi-Fi libera. Anzitutto, consiglio numero 1, è possibile utilizzare una VPN, ovvero un servizio che vi permetta di criptare più o meno bene, a seconda di quale andrete a scegliere, la vostra navigazione e a rendere molto più difficile un eventuale attacco dall'esterno. Attualmente il mercato brulica di aziende che offrono questo tipo di copertura, come non so, ExpressVPN, NordVPN, CyberGhost, Surfshark e tanti altri, le quali avete presumibilmente già sentito e che possiedono sia pro che contro ovviamente, ma che
in linea generale, o almeno nel più dei casi, sono a pagamento, per cui mettetevi in testa di dover sborsare qualche dindino se vorrete avvalervi di questa copertura. A seguire la questione legata alla navigazione protetta, ovvero che in generale, ma a maggior ragione quando si ha a che fare con reti wifi libere, sarebbe meglio collegarsi solo e soltanto a siti che utilizzano connessioni protette, ovvero a tutti quelli che, come Google, Facebook e tantissimi altri, prima delle 3 W presentano la dicitura HTTPS e non soltanto HTTP, in quanto proprio quella S sta ad indicare secure. Ovviamente però ciò non garantisce una completa sicurezza, perché sennò altrimenti non saremmo qui ora, ma permette comunque di garantirsi un buon livello di cifratura durante la navigazione in rete. Segue il consiglio numero 3, a mio parere ovvio, relativo all'antivirus e al firewall, 2 elementi dei quali parleremo specificatamente in uno dei prossimi video, ma che, per dirlo in breve, perché credo che abbiate quantomeno un'idea di ciò di cui sto parlando, sono i baluardi di difesa del nostro dispositivo da tutte le minacce esterne. Pertanto, gente, non disattivateli, assolutamente non disattivateli, e manteneteli anzi aggiornati e pronti ad intervenire in caso di minaccia. E qui piccola parentesi, perché alcuni di voi sicuramente avranno letto in rete di alcuni casi dove invece ciò è doveroso e anzi tassativo per riuscire a portare a termine determinate operazioni. Tutto vero, in alcuni casi disattivare l'antivirus o il firewall o entrambi è l'unica via percorribile, ma si tratta sempre e comunque di situazioni portate avanti da utenti abili e consapevoli di ciò che stanno facendo. Pertanto, nell'assoluta stragrande maggioranza dei casi resta confermato quanto vi ho detto prima, ovvero non disattivate antivirus e firewall, e se non ne avete uno, procuratevelo alla svelta, mi raccomando. E consiglio numero 4, piuttosto che appoggiarvi ad una rete wifi libera, imparate a sfruttare la funzione router wifi del vostro smartphone, la quale vi permetterà di collegarvi ugualmente ad internet sfruttando però i giga della vostra offerta telefonica, mantenendo però molto più alto il livello di sicurezza della vostra navigazione. Tuttavia, se ciò non fosse possibile per i più disparati motivi e vi trovaste costretti a collegarvi ad una rete wifi libera, cercate di mantenere un profilo basso e di non collegarvi mai a siti sensibili come, non so, la banca online o in generale a tutti quelli dove sono contenute informazioni sensibili su di voi. E segue il consiglio numero 5. Prima di collegarvi ad una rete wifi libera, disattivate la condivisione di file e stampanti, altrimenti chiunque potrebbe accedere alle cartelle pubbliche del vostro dispositivo e ribaltarvelo come un calzino prima che abbiate il tempo di dire Mississippi. Su Windows trovate questa opzione all'interno del pannello di controllo sottogruppo reti ed internet e poi centro connessioni di rete e condivisione, mentre invece su macOS all'interno delle preferenze di sistema sottogruppo condivisione. E andiamo quindi a chiudere la coda con un paio di accorgimenti aggiuntivi, chicche bonus per così dire. Che si tratti di smartphone, PC, tablet, smartwatch, quello che vi pare, mantenete disattivata la funzione Wi-Fi quando non utilizzato, in quanto diversamente il vostro dispositivo andrà a connettersi automaticamente, senza dirvi nulla, a tutte le reti che entreranno nel suo raggio d'azione, quindi pericolosissimo. Inoltre, se non a causa di eventuali problemi o necessità particolari, mantenete aggiornato il vostro sistema operativo ed altrettanto anche i programmi e le app, e ricordatevi, importantissimo questo, di non divulgare mai alcuna informazione sensibile all'interno di app di messaggistica o blog del caso. E quindi gente, fermo restando che, come vi ho ripetuto per tutto il video, il mio personalissimo consiglio è quello di non collegarvi mai ad una rete wifi pubblica a meno che non sia una questione di vita o di morte, questi sono gli accorgimenti che mi sento di farvi presente per tutelare al meglio la vostra sicurezza informatica. Tuttavia, e lo specifico a scanso di equivoci, l'adozione di questi come di altri metodi che troverete sul web non esclude che possiate avere grane in futuro in questo senso, dato che nell'era informatizzata nella quale viviamo sono purtroppo situazioni che capitano all'ordine del giorno e pertanto è fondamentale mantenere sempre la guardia alzata.
E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi, spero vivamente con interesse, ma ditemi, vi ho messo paura, vero? Lo spero in realtà, e spero anche che la prossima volta che vi venga in mente di collegarvi ad una rete wifi pubblica ci penserete 2 volte. Non per sadismo, sia chiaro ovviamente, ma perché con il mio lavoro ho avuto più volte a che fare con situazioni di questo tipo, anche se per fortuna mai come vittima, tocchiamo ferro. E mai come in questo caso vale la regola del prevenire è meglio che curare. Furti d'identità, conti correnti svuotati, profili social hackerati utilizzati per adescare minorenni, condivisione di file privati su internet, insomma ne ho viste davvero di tutti i colori e pertanto vi raccomando davvero massima allerta. Con il web non si scherza. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.